Grazie Marco, grazie per averci fatto immergere nei temi del Giubileo e nella speranza dell'Africa dall'Africa. Adesso ci colleghiamo con la Nigeria, ci colleghiamo con Suor Kathleen McGarvey, che è una suora di Nostra Signora degli Apostoli, è una mia consorella. Noi siamo nate a fine Ottocento come missionarie proprio in particolare per l'Africa e per lavorare con gli africani insieme a loro in questo continente. Quindi lei presenta una testimonianza che si intitola L'esperienza missionaria nell'Università Veritas di Abuja. Abuja è la capitale della Nigeria. Essere missionaria oggi in Nigeria all'università con progetti di collaborazione, promozione femminile e interreligiosa. Passo la parola a Suor Kathleen. Buon pomeriggio e grazie Giuliana. Vorrei cominciare a ringraziare sinceramente gli organizzatori per avermi dato l'opportunità di condividere con voi alcune parole in questa conferenza così importante. E dico che vengo dall'Irlanda e ho passato alcuni anni in Italia, adesso sono qui in Nigeria, così che scusatemi se l'italiano non è perfetto. Vi parlo dal mio ufficio qui presso la Veritas University di Abuja, che sta nel centro-nord della Nigeria. Qui all'università insegno sia nella facoltà di teologia, sia nel dipartimento di studi sulla pace e il conflitto. Sono anche direttrice per lo sviluppo e la collaborazione internazionale, che è un nuovo ufficio che mi è stato chiesto di immaginare e di creare. E come avete già sentito da Giuliana, sono una suora missionaria della Nostra Signora degli Apostoli, una congregazione fondata 150 anni fa, specificamente per le missioni in Africa, con particolare attenzione alle donne. E ho vissuto e lavorato a Kaduna, che sta al nord della Nigeria, per diversi anni, 8 anni, dove sono stata profondamente coinvolta nel dialogo interreligioso e nella costruzione della pace. E lì insieme a donne leader musulmane e cristiane abbiamo fondato lo che si chiama il Women's Interfaith Council, e quello ancora oggi, grazie a Dio, continua ad essere attivamente impegnato nella promozione della pace. Sono poi tornata in Irlanda alla fine del 2013 per assumere un incarico di leadership nella mia congregazione. Tornare in Africa in missione era il mio sogno e sono profondamente grata di aver potuto realizzare nel settembre del scorso anno. E dunque sono venuto qui a Abuja. E per me l'opportunità di servire all'Università Veritas è un dono, per cui sono profondamente riconoscente. Riconosco che la mia presenza qui e il mio amore e rispetto per le persone e la cultura e le culture sono vissuti come una forma di solidarietà. Stiamo qui parlando oggi di solidarietà. È molto apprezzato e continuo a ricevere un'accoglienza sincera e un grande sostegno delle persone. Cerco anche io ad esprimere la mia solidarietà con quanto posso offrire, sia attraverso l'insegnamento o forse anche più importante le relazioni che ho con studenti e personale, e sia anche nel mio ruolo di direttrice per lo sviluppo e la collaborazione internazionale. E la funzione primaria di questo ufficio è quello di essere un ponte tra l'università e altre istituzioni a livello globale. Mira a costruire partnerships che possono promuovere la missione dell'università a livello mondiale e favorire lo sviluppo infrastrutturale, la ricerca e la formazione di studenti e personale. Come immagino voi alcuni già sapete, la Nigeria è un paese bellissimo e grande, con tanta gente, è ricco di diversità, forse
più di 200 miliardi di persone. È ricco di diversità culturale e religiosa. È vibrante nella fede e nello spirito della sua gente. È dotato di immense risorse naturali che Dio le ha dato. E tuttavia, purtroppo, queste risorse non sono distribuite equamente né gestite con onestità. L'insicurezza fa parte della vita quotidiana, con minacce costanti di attacchi terroristici o criminali e sequestri. La naira, che è la moneta locale, si è svalutata a ritmi inimmaginabili e la maggior parte della popolazione vive in estrema povertà. Religione ed etnia sono troppo spesso strumentalizzate dai leader come cause di conflitto e violenza. La popolazione nigeriana è in gran parte giovane, con il 70% sotto i 30 anni, e questi giovani affrontano numerose sfide, tra cui la disoccupazione, che è una delle questioni più urgenti. Molti giovani, se non la maggioranza dei laureati, anche se amano il paese, sognano di lasciare la Nigeria per lavorare all'estero. Altri, pur essendo intelligenti e qualificati, sono costretti a cercare mezzi alternativi di sostenimento, come vendere cibo al mercato o lavorare nei cantieri. E purtroppo alcuni, spinti dalla disperazione, si avvicinano alla criminalità e diventano facili prede del terrorismo e attività criminali. Oggi in Nigeria, come in tutta l'Africa, cresce la consapevolezza che l'Africa deve e voglia prendere in mano il proprio futuro. Devono essere trovate soluzioni africane per i problemi africani. È quindi necessario formare giovani capaci e desiderosi di trovare queste soluzioni. E anche la Chiesa in Africa riconosce la propria responsabilità, non solo come strumento di pace, giustizia e riconciliazione, ma anche come polmone spirituale, come è stato detto in Africa Munas nel 2011. Un polmone che dona fede e speranza a un mondo smarrito, un po' come il signor Marco ha parlato. Come sappiamo, entro il 2050 un terzo della popolazione mondiale sarà africana, inclusa la forza lavoro. E questo rappresenta un'opportunità demografica enorme per l'Africa e per la Chiesa africana, per stimolare crescita economica, sicurezza umana e sviluppo integrale, sia a livello continentale che globale. E cioè richiede investimenti strategici in educazione, competenze e formazione umana integrale. E credo che tutti noi qui presenti siamo missionari, rappresentanti ecclesiali, educatori, industriali, tutti siamo chiamati a compiere questo investimento. La Chiesa in Nigeria è consapevole della necessità di investire nella formazione dei giovani ed è per questo che la Conferenza Episcopale Cattolica Nigeriana ha fondato la Università Veritas nell'anno 2007. Con questa università la Chiesa vuole promuovere lo sviluppo umano e culturale autentico, difendere la giustizia e l'integrità nella società e formare laureati eccellenti nei rispettivi ambiti di studio, capaci di promuovere pace, giustizia e sviluppo in Nigeria e nel mondo. La visione dell'università è quella di sviluppare una cultura accademica di eccellenza che la collochi tra le migliori del mondo, modellandosi sulle grandi università cattolici del mondo. Veritas University promuove la ricerca in tutti i campi
del sapere e offre agli studenti una formazione integrale che unisce preparazione accademica e professionale con formazione fisica, morale, spirituale, sociale e culturale. La dottrina sociale della Chiesa ha qui un ruolo centrale. Ogni studente, anche se siano musulmani, deve fare alcuni corsi in quello, e così come gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che abbiamo i KP per ogni dei 17 obiettivi. Attualmente l'università conta 10 facoltà, un collegio di medicina, un collegio di post-laurea, circa 40 dipartimenti, 7.000 studenti, 700 membri del personale. Tutti gli studenti vivono nel campus e sono in corso tutto il tempo i lavori di ampliamento delle infrastrutture, residenze, uffici, aule e altri edifici necessari, dato che l'università continua a crescere ogni anno. Qui ho alcune foto dell'università dal 2007 soltanto, è venuta qui in Abuja nel 2014 e da quello ha veramente cominciato a crescere e oggi veramente è impressionante. E io non so da dove, come lo possono fare, perché come parlerò, i soldi non c'è tanto. Alcuni qui stiamo facendo un nuovo sito web, il sito web che abbiamo non è tanto buono, questo è un nuovo che si sta facendo, non è ancora finito, per vi dare un'idea. Un campo è a 50 km dalla città principale, molto campo, verde, acqua. Qui vedete alcune delle facoltà, ancora abbiamo tutti lì. È veramente vuole essere eccellente e sta facendo quello che può e credo che sta anche riuscendo. È ormai oggi direi una forza emergente nel panorama intellettuale e innovativo africano. Gli studenti hanno portato prestigio vincendo il dibattito universitario panafricano nel 2022, quello del Commonwealth nel 2024, dimostrando le loro capacità oratorie, pensiero critico e leadership. Nel 2024 la Veritas ha vinto la terza edizione della African Telecommunication Union Innovation Challenge, superando le migliori università africane in innovazione tecnologica. Gli studenti partecipano anche a competizioni STEM in tutta l'Africa, ottenendo numerosi riconoscimenti, come la National University Jewel STEM nel 2025, è venuto il secondo, credo, un secondo posto. Però soltanto ieri, va bene? Soltanto ieri, l'11 giugno, abbiamo avuto la seconda edizione dell'esposizione e competizione di software organizzata dal Dipartimento di Ingegneria del Software, con oltre 30 proposte innovativi dagli studenti in settori quali salute, istruzione, agricoltura, sicurezza e energia. Gli studenti hanno collaborato in modo interdisciplinare, mostrando creatività, ingegnosità tecnica e spirito imprenditoriale. E per me è stato veramente ispirante vedere il talento di questi giovani. Questi risultati dimostrano l'impegno dell'università ad offrire un'educazione completa che unisce eccellenza accademica, pensiero critico, formazione morale integrale e competitività globale. L'università è profondamente impegnata nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione per affrontare le sfide del presente. Entrepreneurship, l'imprenditorialità è un pilastro della sua visione. E a tal proposito speriamo di costruire un tipo di hub, un centro di ingegneria e innovazione d'avanguardia nel nostro campus per integrare ricerca, sviluppo pratico e iniziative imprenditoriali. E parlando qui con l'Italia e sapendo alcuni che stanno qui, io credo che questo centro potrebbe rappresentare un eccellente punto di incontro per rafforzare le relazioni Italia-Africa in questo settore. Nonostante i successi, dobbiamo affrontare molte sfide. Una sfida molto grande è l'insicurezza crescente ad Abuja e in Nigeria.
con quasi 7.000 studenti residenti, garantire un ambiente sicuro è una priorità imprescindibile e richiede risorse. Un'altra grande sfida molto importante è l'assenza di elettricità e di internet regolari. Stiamo un po' fuori dalla città, come ho detto, e dunque veramente è debole. Una fornitura energetica stabile e sostenibile e anche un accesso a internet costante sono fondamentali, ma manca ovviamente il finanziamento. Parte del mio ruolo come direttrice per lo sviluppo e la collaborazione internazionale è proprio quello di trovare risorse finanziarie e materiali per garantire agli studenti e al personale l'accesso a tali bisogni fondamentali, così da poter sviluppare tutto il loro potenziale e diventare davvero il polmone di un mondo migliore. In questi pochi mesi da settembre che sono arrivata, ho avuto il privilegio di avviare collaborazioni con alcune università, tra cui St. Louis University Missouri e uno in Irlanda e altre in America. E ho avuto anche la fortuna di incontrare il signor Andrea Molza di Federmanager Bologna Ferrara Ravenna e con la sua ONG partner Vici Services. E grazie all'amicizia di Andrea con uno dei preti qui, padre Michael Mary, che lavora a Veritas, abbiamo avviato un programma di lingua e cultura italiana per preparare alcuni laureati in ingegneria a lavorare in aziende italiane, sia in Italia o sia qui in Africa. Stiamo anche discutendo attraverso Andrea la possibilità di avviare con un'università italiana un master congiunto per ampliare tali opportunità. Ancora stiamo soltanto parlando e veramente credo che si può realizzare e speriamo che questo tipo di partnership possa crescere per il bene di tutti. Personalmente mi ispirano le parole di Madre Teresa di Calcutta. Lei ha detto, o almeno si dice che lei ha detto, io posso fare cose che tu non puoi. Tu puoi fare cose che io non posso. Insieme possiamo fare grandi cose. E questo per me riassume lo spirito e il fine della collaborazione. E anche le parole di Papa Francesco in Fratelli Tutti. Una pace reale e duratura sarà possibile, duratura, sarà possibile solo sulla base di un'etica globale di solidarietà e di cooperazione al servizio di un futuro modellato dalla interdipendenza e dalla corresponsabilità nell'intera famiglia umana. Mi congratulo con gli organizzatori di questa conferenza sulla solidarietà tra l'Africa e l'Italia, un'interdipendenza. È mia sincera speranza e preghiera che questa solidarietà cresca e anche che esplori ambiti che possono aiutare la nostra Università Veritas qui in Nigeria a competere con le altre grandi università a livello internazionale per il bene dell'Africa e del mondo intero. Así che grazie mille. Grazie Sor Kathleen e auguri in Nigeria per questo lavoro immenso che avete da portare avanti.